Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di questa splendida creatura made in Borgo Panigale, la Ducati Street Fighter V2, che grida con il suo bicilindrico super quadro. È molto amichevole, ma in poche curve ti fa capire che lei non è una fan bike. Lei è una moto nata per la pista principalmente. E te lo fa capire perché lei accelera forte, progressiva, fa tanta strada, ma non ha la castagna di un motore che appunto non è un super quadro. Questo è un super quadro. La posizione in sella è molto buona, sicuramente questa moto la paragonerei alla Street Fighter 848 moderna, ma questa rispetto alla sua progenitrice chiude le curve da paura, cosa che fanno tutte le ultime Ducati degli ultimi anni, e non faceva così la 848. Vedete, allunga tanto, ha voglia di girare in alto, ma non ti dà la castagna che hanno altri suoi competitor con meno cavalli. Però questa è un 950 ed è derivata dalla Panigale V2, la Panigalina, se vogliamo chiamarla così, che di Ino ha proprio poco, a partire dall'estetica che è esattamente come quella della sua mamma. Le mancano le ali, meglio così, anche se sono convinto, come sul multistrada V4 è stato poco pubblicizzato come cosa, le ali come carico aerodinamico, ma vi assicuro che fanno, perché la moto ha dei comportamenti, sono abituato a guidare un durone, ha dei comportamenti in autostrada già a partire dai 100 all'ora, 100, 120, è più stabile, va più dritta come un fuso, cosa che insomma non facevano le altre. Ma adesso concentriamoci su di lei, perché posso già dirvi che questa moto non la comprerei mai per fare le passeggiate. Uno, è una moto monoposto praticamente, ma poi questa moto qua, girare così, sì, è molto facile, è maneggevole, è agilissima, ma non è come una Triumph, una Street, che è una fan bike. Questa qua è una moto che è da portare in pista, ragazzi, fidatevi, è una moto da portare in pista, si fa guidare un gran bene su strada, è nettamente più facile, ti mette subito più a tuo agio rispetto a una vecchia 848 per esempio. Concentriamoci sulla posizione di guida, che è molto buona, non affatica granché, direi, da questi prima mezz'ora che ci ho passato in compagnia. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio, la diavole era sulla destra, questa sulla sinistra, col tallone toccate il monobraccio. Quindi se avete proprio il tallone sopra, vi fa tenere il piede un po' più aperto. Il manubrio è abbastanza vicino, l'anteriore lo sentite molto bene, non si è in una posizione eccessivamente costretta, ma ragazzi è distante dalle naked più stradali, si sente l'indole. Vedete, cioè, se io adesso di terza apro, prende molto bene i giri, ma ha una bella progressione, ma non ha una gran castagna. Lei appunto vuole girare in alto, ha oltre 150 cavalli questa moto. Io come prestazioni è che amo il V4 ormai, ma io come prestazioni non avrei dubbi fra questa e la V4. Se poi la uso anche su strada, già di motore ne ha fin troppo pure questa. Bastano veramente pochi input a queste nuove Ducati per farle prendere la traiettoria, pochi input, basta giusto spostare leggermente il sedere e lei già sta cercando il punto di corda. Mi piacciono molto le pedane, che hanno un bel grip, la posizione delle leve è perfetta, regolata perfetta per me, incredibile.
freno dietro, vabbè, è come tutte le Ducati, serve giusto per correggere la traiettoria. Qua è un po' sporca la strada, ragazzi, ha anche piovuto ieri, stiamo attenti. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, iscrivetevi, commentate, mettete un pollicione su se vi piace il video. Il rumore è molto coinvolgente, prende un bel rumore di aspirazione. Vorrei concentrarmi un po' sulla ciclistica e parlarvi delle forcelle, che sono la prima volta che provo queste Showa, e devo dire che è abbastanza vero quello che leggevo, cioè che non la sentite lavorare tantissimo su questa andatura stradale. La strada è anche bella sporchina e rotta qua. Sì, a 4005 è un bel rumore di aspirazione coinvolgente. E di terza, su queste curve che non sono neanche strettissime, è troppo lunga la terza per queste curve. Ha un leggero on-off sui 3000, qua è tutto spaccata la strada. Sui 3000, quando si riprende il gas in mano, è molto solida di anteriore questa moto. Ma come dicevo, non è un gioco, ragazzi, è leggera, è agile, cacca. Il cambio elettronico ha un buon comportamento, ma non mi sembra rapido come quello dei V4. Il freno motore è molto ben tarato, si riesce a farla scorrere bene. Vi sconsiglio di acquistare una moto di questo tipo se non avete intenzione di portarla in pista, perché la strada le sta stretta, ragazzi, la strada le sta stretta, e più che altro che non riesce a farvi divertire come una moto che è nata per la strada. Cioè è una moto spettacolare, veramente, si guida veramente bene. Io Ducati ultimamente, con cui hai bisogno di entrarci in sintonia, non ne ho più guidate, nel senso che sono tutte molto più gestibili, molto più guidabili, e in più questa aiuta, che è la baby tra virgolette. È sempre stato così. Io ho avuto l'848 e non il 1098 perché ero spaventato dalle prestazioni eccessive di quella moto. Io me la ricordo bene, era il periodo, prima c'era stata l'S4 RS, per me una moto magnifica, bianco perla, avrei voluto acquistarla, ma non l'ho mai fatto, e sono un po' pentito di non aver mai preso un Ducati S4 RS. Ricordo ancora un mio amico che mi prestò il suo S2R, e è stato un grande perché me lo prestò per un weekend intero, e me la ricordo molto bene quella moto. Ha sempre, appena si riprende il gas in mano, un po' di strappo più che un off. Mi sembra proprio uno strappo più che un on-off. L'aria non ve lo devo dire, l'aria si prende tutta. In ottica giro domenicale o giro del sabato non è una moto ammazza cristiani, nel senso che non è una moto che vi stanca così da impazzire. Io sono totalmente disabituato ad avere questa tipologia di moto, ma il carico sui polsi non è eccessivo. La moto, non vi ho parlato del mono perché non è così secco, mi sembra che scorra abbastanza bene, non è eccessivamente secco. La forcella non riesco a sentirla molto, probabilmente perché avrebbe bisogno di lavorare ad altri ritmi questa forcella. Proviamola adesso. Io ero in mappa sport, mi ero un po' fossilizzato, ma proviamola in mappa road, che è probabilmente più incline, e non ho ancora fatto caso, non ho ancora capito se in mappa road ci sono questi strappi. È un pochino più dolce e aiuta. Su questa stessa strada con la Diavel io mi divertivo di più, perché ragazzi, torno a ripetere la stessa cosa, sarà un disco rotto, ma
non è il suo pane questo. Lo fa ma non è il suo pane. Non è cattiva per niente, è progressiva. E senti che vorrebbe salire ancora tanto, ma poi la strada finisce. Mi sembra un po' di avere, ora dirò un po' un'eresia, ma è un po' come avere un 4 cilindri in linea, come tipo di erogazione, non fraintendetemi, le vibrazioni ci sono, e come. Ma quando prende, vedete? È molto progressiva, molto fluida, non senti botte di coppia, la sella è conformata veramente bene. E senti questi strappetti, è una moto che di ciclistica è Ducati 2023, diciamo. Ecco, sì, potrei un po' riassumervela così se non l'avete mai guidata. Di ciclistica è modernissima, di motore è modernissimo perché gli hanno tirato fuori una fucilata di cavalli, ma questi strappi in basso, questa erogazione un po' sporca, insomma te la fanno sentire come una moto un po' come le ricordavo, ecco. Adesso non chiedetemi com'era l'848 perché ce l'ho avuto non mi ricordo neanche quanti anni fa, però io adesso su queste strade, a parte il fatto che sono umide, ma con una moto così non mi viene da giocare, cioè poi ognuno ha la propria idea di divertimento, ragazzi, non voglio essere categorico. In seconda hai un po' di on off, in terza è troppo lunga. Dovresti iniziare ad andare così, però in realtà sto già andando come non vorrei andare. Ragazzi, in pista, torno a ripetere, questa è la moto da usare in pista. Sì, qua la devo tenere per forza in seconda. Allora, il peso di questa moto, 200 kg più o meno in ordine di marcia. Non si sente per niente il peso, è molto maneggevole, poche inerzie, e questa è una cosa che mi piace tanto. Nello stretto si fa guidare molto bene. Mi raccomando, ragazzi, un invito che vi voglio fare per strada: questa linea è un muro, dovete considerarlo come un muro, quindi tutte le velocità di percorrenza, tutte le vostre curve dovete parametrarle come se la strada avesse la carreggiata dimezzata, e questo vale sempre, così voi sarete sempre abituati a essere dalla vostra parte, anche perché il divertimento è lo stesso, perché diminuite la velocità di percorrenza, le vostre velocità, ma siete sempre in sicurezza. Un po' di terra, un po' di sabbia, di tutto. Essendo un pochino caricati in avanti, vedete qua, anche se sono in road, ci sono sempre degli strappi intorno ai 3000 giri. In seconda, anche in seconda, pure se stiamo leggermente più su di giri. Ragazzi, questa qua è una moto, quante volte l'ho già detto, è una moto che vuole girare in pista, non vuole girare su queste stradine qua. Comunque non è per niente spacca schiena come moto, non è rigida da paura, è semplicemente una moto che vuole fare strada. Il sound, nonostante l'Euro 5, non è male, si sente che è soffocato e che sarebbe un motore che darebbe delle belle cannonate, e purtroppo c'è l'Euro 5 di mezzo, però quando comunque prende un po' di aria, di aspirazione, non è male come sound. È molto stabile comunque, non accenna, ma complice anche questa rapportatura che comunque tendenzialmente è lunga, e la potenza spalmata non accenna neanche minimamente a sollevarsi, a venire su.
stata fatta secondo me per l'inflazione. Sì, cosa voglio dire? Che costano troppo le big e questa è sicuramente un'alternativa. Secondo me, se volete prendere una moto stradale potete prendere su questa categoria, per rimanere in casa Ducati, un Monster oppure un Hypermotard. Se invece siete gente che va in pista e volete ogni tanto andare su strada, secondo me questa moto è centratissima e non vedo, lo so, non è che non vedo, lo so che chi ama invece i 4 cilindri, il motore V4 anzi, che è diverso da un 4 cilindri per me, vuole la grande, ma qua non manca niente, qua non manca niente. Certo, a questa ruvidità, ma io non sono più abituato, mi rendo conto, ma chi rimpiange le bicilindriche per Ducati può sempre scegliere questa. Non le manca niente, le manca il cruise, le mancano le valvole riscaldate, le manca l'indicatore di carburante, quello sempre. La frenata non ve ne ho parlato molto, ho la temperatura che si percepisce sotto il vostro sederino e devo dire che un pochino si percepisce in città a bassa andatura la frenata, perché come vi dicevo mi piace, ma non mi fa impazzire il materiale, le pastiglie non mi fanno impazzire che loro scelgono, sono sempre un po' legnose, non saprei come altro descriverle, un po' gnocche. La posizione in sé, la dicevo, mi piace veramente tanto perché permette gran libertà di movimento. Io sono alto 1,70 m, vi potete muovere molto bene, la sella ha un buon materiale, un buono schiumato, il sostegno è buono, non è scomoda, ma comunque permette di sentire molto bene i movimenti della moto. Poi avete quella pressione a 60-70 all'ora dell'aria che vi sostiene leggermente, quindi contrasta questo leggero carico che c'è sulla ruota davanti, ma come vi dicevo non è come le Ducati dei vecchi tempi. Voi vi sentite veramente l'anteriore, lo sentite veramente la grana dell'asfalto, riesco a percepirla. Cioè io ho un'ottima, sicuramente chi è abituato a super sportive si lamenterà che sente poco su questa moto, ma per me che sono abituato a moto con le gambe lunghe sento esattamente molto bene quello che succede. Adesso per esempio, se fossi in un viaggio e io fossi stanco, cara Ducati, io vorrei fare click, mettere il cruise e rilassarmi un attimo, tenermi un attimo su, no? Adesso non è il mio caso, ma quando sei in giro tutto il giorno sono quelle cose che ti fanno apprezzare certi optional. È inutile che dite è una moto naked, non serve a niente. Non è vero. Se sono in autostrada a fare un pezzo che devo fare 40 minuti d'autostrada e voglio fare un po' così con le mani, qua devi lasciare il gas. Se ho il cruise mi rilasso un attimo. Tutto quello che c'è si può non usare, se non c'è non ce l'avete, quindi meglio averlo. Mi piace tanto la posizione delle pedane e ripeto, non è una moto spaccaschiena, lo è forse più fra le moto che ho appena provato Ducati una di Havel, perché si è molto più dritti e quindi queste stesse buche io le ho sentite meno su questa, perché ho un po' di peso che grava, che riesce a scaricare sui piedi con le pedane, mi fanno tenere questo angolo. Attenzione ragazzi, io ve le dico queste cose perché magari qualcuno di voi ha qualche problemino alla schiena, no? Può essere. Avete l'anca che è più aperta l'angolo qua, perché la gamba è più giù, è più indietro, quindi paradossalmente a livello di schiena io sto meglio qua che non sulla di Havel. Eccoci qua ragazzi, a dire due parole su questa fantastica moto che è la Ducati Street Fighter V2. Chiaramente come ogni nostra prova c'è vento, questa è ormai una caratteristica di qualsiasi nostra prova. Direi che dovete considerarla proprio come la vedete, cioè una moto non tanto estrema dal punto di vista posizione, ma è una moto
qualche motore, diciamo, perché comunque è trattabile, si fa portare molto bene anche a spasso, a parte appunto questo fastidioso effetto on-off che purtroppo ci portiamo un po' dietro. Queste bicilindriche erano e sono così. Fortunatamente in gamma si può scegliere adesso, quindi si può scegliere fra un bicilindrico e il 4 cilindri a V. L'interasse rispetto alla super sportiva, alla Panigale, cresce leggermente, le quote dell'angolo del cannotto di sterzo sono le medesime, infatti è molto svelta e l'anteriore si sente molto molto bene. Comunque non è una moto legnosa, e quindi io la consiglio a chi vuole appunto una moto bella, appariscente, super sportiva, non vuole prendere una Panigale, non vuole prendere una fan bike, perché sono sicuro che con moto tipo una Street Triple io mi diverto di più, lo so perché l'ho provata, la trovo più divertente, più adatta all'utilizzo stradale. Ma qua si ha tutto il buono del telaio, del front frame, monoscocca, si ha tutta l'elettronica a corredo che Ducati sta offrendo da un po' di anni ormai. Vorrei vedere un dashboard leggermente più grande, vorrei vedere finalmente un indicatore di carburante, vorrei il cruise, ma questo vale per tutte le moto. Per il resto non c'è niente da dire, è ben rifinita, le ali probabilmente non le metterei perché trovo una linea molto più aggraziata e pulita così, è bella compatta, è tutto nascosto dietro carter purtroppo di plastica, questo lo devo dire perché ma è tutta un'altra cosa rispetto comunque alle Ducati di anni fa. Qui ragazzi non ci passa un dito, voi ovunque guardate non riuscite a infilare un dito. Bella moto, per me è un sì, ma attenzione, non fate l'errore di sottovalutarla pensando che sia una piccola, perché dovete sapere quello che state comprando, se no rischiate di rimanere delusi. Da Ange è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, pollice su, like, a presto, ciao!